Per quanto possiamo comprendere, il vero scopo dell'esistenza umana è accendere una luce di significato nell'oscurità del semplice esistere. Questa è una citazione di Carl Jung che ci deve far riflettere. Quando ci capita di leggere o ascoltare storie su personaggi influenti e di grande successo come Carl Jung, Sigmund Freud o magari Leonardo da Vinci, Albert Einstein, William Shakespeare, Nelson Mandela e molti altri, spesso ci sentiamo un po' inadeguati. Le loro vite sembrano così ricche di significato che viene naturale domandarsi: come possiamo competere con tutto questo? Eppure, secondo Carl Jung, il senso della vita non è legato ai risultati che otteniamo. Conta piuttosto chi siamo davvero e come ci comportiamo ogni giorno. Per Jung, tutto ciò che siamo può essere racchiuso nella nostra psiche, che comprende sia la parte conscia sia quella inconscia. Al centro della nostra coscienza, cioè tutto ciò di cui siamo consapevoli, si trova l'ego. Tuttavia, esiste molto di più oltre l'ego, aspetti che spesso ignoriamo. Nel cuore del nostro inconscio, quella parte nascosta che sfugge alla nostra consapevolezza, risiede la nostra ombra, il lato oscuro di noi stessi. Ed è proprio lì, nell'inconscio, che Jung ritiene si nasconda la chiave per scoprire il nostro vero scopo nella vita. Questo perché il significato della nostra esistenza non è qualcosa di universale o valido per tutti, è qualcosa di unico e personale. Carl Jung è stato uno psichiatra e psicoanalista svizzero che ha fondato una propria scuola di pensiero, la psicologia analitica. La sua filosofia è conosciuta come filosofia junghiana. Ha scritto numerosi libri, tra cui alcuni dei più noti sono La psicologia dell'inconscio, l'uomo e i suoi simboli, gli archetipi e l'inconscio collettivo, l'uomo moderno in cerca di un'anima, la psicologia del transfert, ricordi, sogni, riflessioni e l'io e l'inconscio. In questo video parleremo dei passi da seguire affinché il tuo lato oscuro possa svelarti il vero scopo della tua vita, secondo la filosofia di Carl Jung. Jung afferma: le tue visioni diventeranno chiare solo quando saprai guardare nel tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si risveglia. Ognuno di noi ha un significato e uno scopo unici nella vita, che dipendono da chi siamo e da ciò che desideriamo. Per questo motivo è fondamentale conoscere te stesso prima di poter iniziare a comprendere quale sia il senso della tua esistenza. Molte persone credono di conoscersi bene. Potresti pensare di avere già chiaro il quadro delle tue caratteristiche, dei tuoi punti di forza, delle tue debolezze e dei tuoi desideri, e quindi potresti essere tentato di tuffarti subito alla ricerca del tuo scopo nella vita. Tuttavia, per arrivare a conoscere davvero te stesso, devi intraprendere quello che Jung definiva processo di individuazione. Ogni individuo è composto da parti consce e inconsce, ciò di cui siamo consapevoli e ciò che resta nascosto. L'ombra, o lato oscuro, è quella parte nascosta del nostro inconscio, dove si annidano desideri, emozioni e tratti repressi. Ad esempio, nella tua ombra potrebbero esserci sentimenti di pigrizia, invidia o rabbia, così come passioni o interessi di cui ti vergogni o che pensavi di aver superato. Poiché l'ombra vive nell'inconscio, spesso non sei nemmeno consapevole di ciò che contiene. Questi aspetti di te sono stati repressi e ignorati così a lungo da non affiorare più nei tuoi pensieri. Al contrario, tendi a identificarti troppo con la tua persona, il ruolo che inconsciamente interpreti per essere accettato o apprezzato dagli altri. Questa persona funziona come una maschera che indossi quando ti relazioni con il mondo esterno, e potresti avere più maschere a seconda delle situazioni in cui ti trovi.
Riscoprire il proprio lato oscuro richiede un impegno autentico. Affrontare quello che Jung definiva lavoro sull'ombra, ovvero imparare a conoscere il proprio lato nascosto, significa fermarsi regolarmente a riflettere sui propri comportamenti, pensieri ed emozioni nella vita quotidiana. Questo processo può avvenire attraverso la scrittura di un diario o la meditazione. Poniti delle domande come: perché ho agito in quel modo? Mi è sembrato un comportamento autentico? Per quale motivo sì o no? Qual è stata la mia reazione istintiva in quella situazione? Come mi sentirei se i ruoli fossero invertiti? Si tratta di interrogare te stesso come se stessi facendo domande a un'altra persona. Jung sottolineava che conoscere la propria ombra non significa identificarsi con essa. Non è necessario definirsi attraverso quei tratti che di solito tendi a nascondere. Ad esempio, se nella tua ombra alberga la rabbia, non devi per forza considerarti una persona rabbiosa. L'importante è riconoscere l'esistenza di questi aspetti. Accettare che fanno parte di te, senza però lasciarti definire da essi. Un altro modo in cui i tratti nascosti della tua ombra tendono a emergere è attraverso il giudizio verso gli altri. Spesso le caratteristiche o i comportamenti che disprezzi negli altri sono proprio quelli che temi di riconoscere in te stesso. Questo meccanismo è noto come proiezione. Quindi, ogni volta che ti ritrovi arrabbiato o infastidito dal comportamento di qualcuno, fermati un attimo e chiediti: mi capita mai di mostrare questa tendenza? Se no, perché? Potrebbe essere un tratto della mia ombra? Secondo Jung, chi giudica severamente l'egoismo spesso reprime pensieri egoistici propri, mentre chi non tollera l'impazienza negli altri potrebbe trovarsi a lottare con le proprie inclinazioni impazienti. Prenderti del tempo ogni giorno per sederti, magari scrivere su un diario e porti queste domande profonde, ti aiuta a portare ciò che è inconscio alla coscienza, avvicinandoti sempre di più alla vera conoscenza di te stesso. È fondamentale continuare a fare questo lavoro sull'ombra con costanza. Man mano che cambi e cresci, ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Fare del lavoro sull'ombra un'abitudine è la chiave per avvicinarti progressivamente a una vita piena di significato. Lavora su te stesso. Come diceva Jung, non ambisco a essere un uomo buono, ambisco a essere un uomo completo. Ora che hai scoperto il tuo inconscio e forse anche quei lati oscuri di te che preferiresti non vedere, potresti chiederti: come può tutto questo aiutarmi a salvare la mia vita? In effetti, potresti persino sentirti peggio dopo questa presa di coscienza, perché non puoi più ignorare tutti i tuoi difetti. Jung sapeva bene che capire chi sei davvero è un processo doloroso e spaventoso. Molte persone pensano che reprimere le parti negative di sé, evitando di mostrarle, sia il modo migliore per liberarsene definitivamente. Dopotutto, chi riesce a trattenere la rabbia non è forse la persona più gentile? E chi riesce a superare la propria pigrizia non è forse il più produttivo? Beh, sì e no. È positivo voler migliorare, certo, ma ignorare certi tratti non li farà sparire. Reprimere le caratteristiche dell'ombra spesso finisce per dare loro ancora più potere. Rimangono a fermentare dentro di te, nascoste, finché, quando sei stanco, stressato, emotivamente provato o al limite, esplodono all'improvviso. Le persone che non riconoscono la propria rabbia sono spesso quelle che, di tanto in tanto, hanno esplosioni di collera spaventose. Chi ignora la propria pigrizia rischia di ritrovarsi in pieno burnout. Insomma, far finta che qualcosa non esista non significa farla sparire. Ora però, conoscendo davvero la tua ombra,
puoi finalmente farci qualcosa. Qualunque cosa tu scopra in quel lato oscuro, qualunque tratto nascosto emerga, trova il modo di renderlo utile. La rabbia, ad esempio, è negativa solo quando è eccessiva o fuori luogo. Ma quando qualcuno ti ferisce davvero, la rabbia può diventare uno strumento utile per difendere te stesso. La domanda che dovresti porti è: quando è giusto agire seguendo un'emozione e quando invece è meglio lasciar perdere? Quando dovrei rifugiarmi nella mia maschera e nella mia persona e quando posso permettermi di non farlo? Riflettere sulle tue emozioni in modo più sfumato, senza etichettarle semplicemente come buone o cattive, ti aiuterà a migliorare enormemente la tua vita e il tuo benessere. L'invidia può diventare una spinta a migliorarti. La pigrizia può offrirti quel riposo di cui hai davvero bisogno. L'impazienza può renderti più attivo, se il contesto lo permette. In altre parole, devi trovare il modo di integrare tutto ciò che scopri nella tua ombra, nella tua personalità, invece di ignorarlo. La tua ombra non è lì per punirti, ma per insegnarti qualcosa, e i tratti che hai represso non spariranno da soli. Solo accettando e abbracciando queste qualità oscure potrai davvero crescere e migliorarti. La conoscenza di te stesso e la capacità di utilizzare ogni parte di ciò che sei sono fondamentali per scoprire il vero scopo della tua vita. Una volta integrata la tua ombra, sarai più autentico, più te stesso. Raggiungerai un equilibrio interiore, vivrai in armonia e sentirai di essere autentico in ogni situazione. Quando avrai imparato a usare il tuo lato oscuro, capirai chi sei davvero e questo renderà molto più semplice comprendere cosa vuoi e di cosa hai bisogno nella vita. Il miglioramento personale è un altro aspetto del lavoro sull'ombra che non finisce mai. C'è sempre qualcosa su cui lavorare. Continuando a migliorare te stesso giorno dopo giorno, darai un significato sempre più profondo alla tua vita. Agisci. Secondo Carl Jung, sei ciò che fai, non ciò che dici che farai. Quando capisci chi sei, come gestire al meglio i tuoi lati oscuri e in cosa credi, è il momento di dimostrarlo. Il senso della vita non si trova nei pensieri, ma nelle azioni. Jung credeva che la realizzazione di sé dovesse riflettersi in ciò che fai, non in quello che dici. In fondo, puoi affermare di essere in un certo modo e desiderare certe cose solo se le tue azioni rispecchiano davvero queste intenzioni. Questo significa che non dovresti vivere in modo reattivo. Non limitarti a rispondere a ciò che ti succede, ma prendi l'iniziativa nella tua vita. Non aspettare che qualcuno venga a farti amicizia, cerca tu nuove relazioni. Invece di restare in attesa di una promozione, elabora un piano e mettiti in moto per raggiungerla. E, al posto di aspettare che la tua vita acquisti quel significato che tanto desideri, rendila significativa con le tue azioni. Oggi la maggior parte di noi vive in modo reattivo, anche chi si impegna a conoscere la propria ombra e a migliorarsi. Lavorare su se stessi è un primo passo importante, è vero, ma non basta per iniziare ad agire in modo concreto anche in altri ambiti della vita. Anzi, dopo aver affrontato il proprio lato oscuro, si potrebbe pensare di potersi rilassare e lasciare che le cose vadano da sé. Ma adagiarsi nella propria vita è proprio ciò che ti intrappola nella mancanza di significato. Ok, ma come si inizia a vivere attivamente? Semplice, mettendoti alla prova. Dopo aver esplorato la tua ombra e aver lavorato su te stesso, dovresti continuare a fare dei passi avanti. Poniti domande come: in cosa credo davvero? Quali sono le mie convinzioni spirituali o religiose? Quali principi morali mi guidano? Quali valori considero fondamentali? Come agisco nella mia quotidianità?
Cosa voglio fare quest'anno? E nei prossimi 5 anni? In che modo voglio contribuire al mondo? Cosa mi aspetto dagli altri? Puoi scrivere le risposte su un diario o rifletterci durante la meditazione. Le risposte saranno degli indizi chiari su quali azioni intraprendere. Potresti, ad esempio, voler diventare uno scrittore pubblicato. Molti lo desiderano, ma tanti di quelli che sognano di pubblicare un libro non fanno abbastanza per raggiungere quel traguardo. Aspettano che arrivi l'ispirazione, che la loro agenda si svuoti o che il libro si scriva quasi da solo. Continuano a vivere in modo reattivo, convinti che, quando sarà il momento giusto, le parole fluiranno spontaneamente. O almeno, questo è quello che pensano. Quindi, cosa dovrebbe cambiare qualcuno che sogna di diventare autore? Un aspirante scrittore che decide davvero di passare all'azione scriverebbe con costanza, seguendo un programma preciso, indipendentemente dall'ispirazione o dall'umore del momento. Quando si trova bloccato, cercherebbe attivamente consigli o esercizi utili per superare l'impasse. Porterebbe a termine una storia, se non grazie alla motivazione, almeno grazie alla disciplina. E, una volta completato il lavoro, si metterebbe in contatto in modo proattivo con figure del settore editoriale, come agenti letterari o editori. Naturalmente, non tutti trovano significato nei traguardi professionali. Per molti, il senso della propria vita si lega a idee più astratte. Potresti, ad esempio, voler influenzare positivamente le nuove generazioni. Questo obiettivo può essere raggiunto in diversi modi: diventando genitore, insegnante, creando un'associazione per i giovani, lavorando come educatore, entrando in politica e molto altro. Tocca a te decidere come raggiungere questo obiettivo e quali azioni richiede. Ogni volta che metti in discussione i tuoi valori e le tue convinzioni, devi anche decidere in che modo perseguirli e quali passi concreti compiere. È possibile sopravvivere vivendo in modo reattivo, certo, ma non si può trovare un vero significato in una vita passiva. Il significato richiede azione. Abbraccia la paura. Jung disse una volta: là dove c'è la tua paura, c'è il tuo compito. Uno dei motivi principali per cui le persone vivono in modo reattivo non è semplicemente la pigrizia e spesso non è nemmeno una mancanza di motivazione. Nella maggior parte dei casi, l'evitare l'azione nasce dalla paura. Agire comporta dei rischi e i rischi possono far paura. Quando hai un'idea per un libro, devi essere disposto a rischiare di restare deluso dalla tua stessa scrittura, pur di metterla nero su bianco. Una volta scritto, dovrai prepararti a ricevere molti rifiuti se vuoi vederlo pubblicato. Ogni singola azione che intraprendi può avere un esito negativo. Serve coraggio per essere attivi. Ma il coraggio non nasce dall'assenza di paura. La paura non va evitata. Se lo fai, tornerà a nascondersi nella tua ombra e finirà per controllare ancora di più la tua vita. Al contrario, va riconosciuta e affrontata. Quando devi compiere un'azione ma ti senti bloccato, chiediti il motivo. Hai paura? Di cosa? Quali sono le cose che potrebbero andare storte e come potresti gestirle? Spesso la paura può essere contenuta con una buona preparazione. Ma attenzione, non confondere la preparazione con la rimuginazione o l'ansia. Concentrati solo sugli scenari realistici, non su quelli improbabili. Se desideri pubblicare un libro, preparati all'idea che molti agenti potrebbero rifiutarti o che potresti non trovare nessuno interessato a rappresentarti. Ma preparati anche alla possibilità di trovare un agente o di vedere il tuo libro pubblicato. Non perdere tempo a rimuginare su come agenti ed editori potrebbero respingerti,
su chi potrebbe rubarti l'idea o su chi potrebbe riderti dietro. Questi pensieri sono improbabili e inutili. Analizzando la tua paura e affrontandola attraverso la preparazione, avrai già superato gran parte dell'ostacolo. È probabile che quella sensazione di timore non scompaia mai del tutto, quindi, una volta fatto tutto il possibile per ridurre la tua paura, resta solo una cosa da fare: tuffarti a capofitto. Il coraggio richiede di affrontare le proprie paure, non di eliminarle. Nessuno che abbia mai realizzato qualcosa di importante lo ha fatto evitando ciò che lo spaventava. Come diceva Jung, là dove c'è la tua paura, lì si trova il tuo prossimo compito. Una volta che sai cosa ti fa paura, sai anche cosa può dare il maggior significato alla tua vita. Accetta il negativo. Nell'ultima citazione di Jung per questo video, lui afferma: anche una vita felice non può essere priva di una certa dose di oscurità, e la parola felice perderebbe il suo significato se non fosse bilanciata dalla tristezza. Vediamo un po'. Conosci te stesso, lavori costantemente per migliorarti, agisci e ti prendi dei rischi. Questa è la ricetta per una vita perfetta? Number. Nessuna vita è perfetta. Anzi, spesso le persone più influenti al mondo sono proprio quelle che hanno vissuto le difficoltà più grandi. Questo perché chi lascia davvero un segno è solitamente chi prende più rischi, non si lascia abbattere dalle situazioni difficili e continua ad andare avanti, indipendentemente da tutto. Accettare le cose negative e le delusioni della vita è fondamentale per trovare significato e scopo. Anzi, il significato stesso dipende da questo equilibrio. Una vita fatta solo di successi e gioia non è una vita davvero significativa, perché la gioia ha valore solo se conosci anche la tristezza. Non puoi vincere se la sconfitta non è un'opzione. Non può esserci luce senza l'oscurità. Questo significa che ogni volta che ti succede qualcosa di brutto, devi cambiare prospettiva. Non disperarti, ma pensa che tutto ciò di buono che arriverà d'ora in poi sarà ancora più apprezzato. Oltre a darti un contesto per apprezzare le cose belle, le disgrazie e gli errori sono opportunità di crescita. Ogni volta che ti accade qualcosa di negativo, il modo in cui reagisci ti rivela qualcosa di nuovo su di te. Le difficoltà, quindi, sono parte integrante della scoperta di te stesso e ti aiutano anche a conoscere meglio la tua ombra. Nessuno capisce di dover diventare più pragmatico finché non si rende conto di non esserlo stato. E nessuno scopre di essere forte e resiliente finché la vita non lo mette alla prova. Mettiamo che il tuo romanzo venga rifiutato da tutte le case editrici a cui l'hai inviato, oppure che tu abbia lasciato un lavoro stabile per tornare a studiare e alla fine non ce l'abbia fatta. Certo, ora hai più strumenti per apprezzare le cose belle che verranno. Hai imparato qualcosa. Ma questo dà davvero più significato alla tua vita? Secondo Carl Jung, il significato della vita non risiede nel raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato, ma nell'azione e nella scoperta di te stesso. Con questo intendeva che la tua vita non acquista significato perché sei diventato un autore pubblicato o un politico di successo. Il vero senso nasce da tutto ciò che hai fatto per arrivare fin lì. E quindi anche chi non riesce a raggiungere quei traguardi sa di essere una persona che agisce, che si mette in gioco. Sono autentici, unici, senza chiedere scusa per ciò che sono. Ed è proprio questo l'aspetto più significativo. Aggiungere significato alla tua vita è un processo che non finisce mai. Devi continuare a scoprire te stesso, rivedere i tuoi obiettivi e passare all'azione. Vivrai sempre momenti belli e momenti difficili. Ed è proprio questo
che rende la tua vita speciale. La tua combinazione unica di delusioni e gioie, le tue azioni, i tuoi tentativi e la tua determinazione. Sii sempre orgoglioso di ciò che hai provato a fare. È lì che risiede il vero scopo. E infine, apprezza tutto il bello che c'è nella tua vita. Qualunque cosa tu abbia raggiunto, non importa quanto piccola possa sembrare, sii fiero di te. Qualsiasi cosa vada per il verso giusto, sii grato. E, qualunque cosa accada, ricorda: la tua vita ha uno scopo finché sarai la versione migliore di te stesso. Se ti è piaciuto questo video, dai un'occhiata alla nostra playlist completa su Carl Jung per altri contenuti che ti aiuteranno a trovare successo e felicità grazie alla saggezza della filosofia. Non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie mille per averci seguito.